Ciao, sono Nicolas. Forse mi avete trovato attraverso TikTok, o non lo so neanche io dove. Forse sapete già un po' la mia storia o comunque quello che voglio fare. I'm gonna do like a little recap for who doesn't know. Scusate, parlo sia italiano che inglese perché non riesco a parlare una lingua sola e mi viene meglio. Ok, so ho deciso che lascerò l'università per seguire i miei sogni. It may sound crazy, but so che devo farlo ora e devo fare sta cosa perché so che mi farà sentire meglio. Indipendentemente da come andrà sta cosa, I know that I'm not gonna regret it. Like, at least I did it, no? Allora, prima di tutto vi avverto that I'm gonna expose all my life, all my insecurities, tutti i miei dubbi, i miei... Like, I'm gonna get real vulnerable. So, let's get into it. Iniziamo con un po' di background. Fin da piccolo sapevo che avevo qualcosa di speciale, ero una persona creativa e sapevo che ero diverso e vedevo questa diversità come qualcosa di male e cercavo sempre like to fit in e non ero mai me stesso al 100%. Quando sono iniziate le medie ho aperto il mio canale YouTube dove ho iniziato a fare cover di canzoni e ovviamente la gente ha iniziato a prendermi in giro, che cantavo perché avevo un canale YouTube e tutto, però comunque io ho continuato a postare su YouTube, a cercare comunque di andare avanti nonostante tutto. Sapevo che mi rendeva felice e in qualche modo, cioè riuscivo a esprimere meglio me stesso, no? Finite le medie non ho più postato niente su YouTube perché, non lo so, tipo ho detto, vabbè, cantare non è il mio, però comunque volevo sempre essere in qualche modo creativo. E fatto sta che tra la terza media e la prima superiore ho iniziato a far foto alle persone. Cioè in verità tipo ho iniziato a far foto a caso, cioè così. E ho iniziato a far foto alle persone, ho iniziato a crescere su Instagram e da lì tipo mi sentivo come se avessi qualcosa, no? Che valessi, perché la gente piaceva, vedevo la gente che iniziava a seguire e la gente faceva i complimenti e mi sentivo tipo apprezzato. Appreciated, yeah. Vabbè, diciamo, crescendo su Instagram e tutto quanto, vedendo le foto, le persone iniziavano un po' ad usarmi, diciamo. And like people would come to me like, yeah, let's go take this picture, yeah, whatever. E io ero tipo là, ok, ma anche persone toxic che volevano foto e io le facevo. Solo che sta cosa dopo, mentally, it was like, yo, I'm being used. Quindi, boh, cosa sta che quando ho iniziato la terza superiore, diciamo che ci sono stati diversi cambiamenti, sia positivi che negativi. Nel senso che I fell in love with a girl and I literally gave all myself to her. Like, I didn't know what self-love was, so since like I didn't know like how to love myself, I would give like everything to everyone, you know? Just to make them happy and not me happy. E quindi diciamo che I was in love and mi stavo trascurando e non stavo bene con me stesso. Però comunque, nel senso, I was happy. Fatto sta che with good news anche le bad news arrivano, quindi queste persone che sono arrivate diciamo che erano simili alle persone che they used to make fun of me e quindi io cercavo tipo di non essere like non seguire le mie bias, i miei pregiudizi e quindi ho cercato di essere amichevole nonostante I didn't like those kind of people, però loro like they were like a like big fan of mine, you know, like they saw this little guy with no self-confidence, not like self-aware, ero sovrappeso quindi non so neanche bene come stesso, non mi piacevo, non mi amavo nel senso. E quindi queste persone non... They just wanted to bring me down, ok? Diciamo che all'inizio era X, poi hanno iniziato a farmi versi, a make fun of me, talk shit behind my back and also in front, like mi parlavano, cioè tipo mi prendevano il culo davanti a me. And I didn't stand up for myself, I just let them do their thing and io non mi sono per niente fatto valere e ho lasciato che andasse così. Quindi dai versi siamo passati a lanci di cartine, tutte altre cose che ovviamente poi si sono trasformate alla fine in un bullismo psicologico. And guess what? If people don't see it, they don't believe it. Quindi alcune volte speravo solo che
di ricevere tipo un pugno in faccia, così la gente avrebbe potuto vedere tipo like what I was going through, like I was literally going through hell. Infatti non c'era nessuno che mi prendesse sul serio, tutti quanti mi dicevano sei tu il problema, la stai ingigantendo, e io ero là. You serious? Like, am I imagining this shit happening? Like, are you serious? Mi sentivo come se tutto fosse un'ingiustizia e non ho preso posizione, I didn't stand up for myself. Mi sono tipo lasciato andare e ho iniziato a pensare che forse ero io il problema, nel senso, visto che tutti questi anni la gente mi ha sempre preso in giro per qualsiasi cosa che facevo e tutto, ho detto maybe you're the problem. Diciamo che è stato un anno pesante. Anyways, I had this like ex-girlfriend and cioè, she was supportive. She was trying to help me and everything, but then it all got toxic and for diverse ragioni, like she broke up with me. So, ricapitolando, ogni giorno entrare in quella classe era come entrare all'inferno. La mattina I was getting ready mentally per entrare in un posto dove per 6-8 ore, che sembravano infinite, non potevo vivere, non riuscivo a respirare. Cioè, non era respirare quello, non era vivere. E quindi aspettavo sempre che finissero le lezioni per uscire di là e dire ah, ok, finally the day is starting. Anyways, tornando a casa, ero contento che la giornata iniziava, però devo studiare tutto e il fatto di tutto quella pressure, quel non essere me per così tanto tempo, in un ambiente dove devo andare ogni giorno per 9 mesi della mia vita, per 3 anni ancora. Diciamo che every time I would get home, I would start crying in my bed, and nobody would see it. Like, quindi, little recap, I was heartbroken. La mia ex mi aveva lasciato, avevo questa gente con cui dovevo vivere per mesi, ogni giorno della mia vita, e in più avevo persone con cui mi ero confidato, che poi ovviamente like they betrayed me, o comunque they talk shit about me, so ho anche trust issues. Fatto sta che prima che la mia ex mi lasciasse avevo iniziato like my journey, perché mi ero detto basta, devi smettere di sentirti così, non puoi stare male per delle persone che neanche non ti conoscono alla fine, che non sanno quanto vali e non sanno chi sei. E quindi ho iniziato il mio giorno e il mio oh my god. È iniziato il mio journey, il mio viaggio. To love myself. E capire cosa vuol dire amare se stessi. Non ero felice del mio peso, quindi ho iniziato a letteralmente fare ginnastica in casa e ho perso 15 kg. Andavo a correre ogni giorno, ascoltavo podcast, leggevo libri. Io non ho mai letto non leggevo mai libri prima, quelli da leggere tipo che ti danno a scuola, tipo i prof, sì, leggi questo qua, quell'altro. Io non leggevo mai, leggevo sempre riassunti perché non mi ispiravano. Poi da vedere tutto in negativo, ho cercato di vedere anche il positivo e di trovare il positivo anche nel negativo. E questo è stato un mind shift che mi ha proprio cambiato del tutto. E infatti quando sono tornato a scuola mi sono fatto valere. Nel senso che dal passare dal ragazzino insicuro, overweight, che non si ama, che non si vuole bene, che si fa trattare di merda, sono diventato una persona più confident, ho perso peso quindi mi stimo meglio come stesso, ho preso un altro approccio e mi sono detto è ancora un anno, tu sai quanto vali, tu sai che ti ami, non puoi lasciare che queste persone ti buttino giù. Quindi io vivevo la mia vita, loro vivevano la loro. E durante quell'estate, oltre che a essermi trovato, mi ha aiutato stratanto Eleven, cioè il progetto che è nato da tutto questo, che mi ha aiutato proprio a sopravvivere l'ultimo anno, a avere questo cambiamento, questo mind shift. Ed è nato come volevo creare qualcosa che ispirasse le persone e che rappresentasse me stesso, no? E le mie idee e tutto. Quindi ho preso un pezzo di carta e ho scritto tutti i valori che mi rappresentavano, che volessi dare a questo progetto. E nel mezzo avevo scritto What's the key? Yourself. Solo che, visto che, non so, ho sempre dato agli altri, nel senso ho sempre messo gli altri prima, yourself non lo vedevo come, like, me stesso, ma gli altri. Quindi qual è la chiave? Gli altri. E poi l'ho riletta una seconda volta, avevo capito what he actually meant, no? Volevo creare un clothing brand, ok? Un brand di abbigliamento, perché quando io comunque avevo 15 kg in più,
se non avevo quella specifica maglia non volevo uscire di casa, letteralmente, o non volevo fare niente perché mi sentivo a disagio, non mi sentivo a mio agio, no? E quindi il fatto di creare un brand di abbigliamento dove ognuno indossando quella maglia, quel tipo di tessuto, si sente bene all'interno, no? E quindi ho iniziato a lavorarci sopra e questa cosa mi ha proprio, like, this thing kept me alive, nel senso mi ha proprio tenuto vivo, cioè nel senso mi ha mantenuto vivo, non so come si dice, aiuto. Quindi cos'è Eleven? Eleven, ovviamente dall'inglese significa 11. E 11 è il mio numero preferito, è anche il giorno del mio compleanno. Cercando il numero 11 su Google ho scoperto che è un numero angelico e fun fact, conteneva tutti i valori che volevo dare al brand. Letteralmente tutti i valori che io volevo dare, che avevo scritto su quel pezzo di carta, si trovano all'interno del numero 11. And I was like, okay, this is destiny, cioè, of course, like, I need to do this. Vabbè, ci ho lavorato per mesi, poi era il quinto anno, quindi la matura, e per il mio compleanno io e alcuni miei amici siamo andati, ho prenotato un Airbnb a Lubiana per il lancio del brand. Siamo stati là un weekend, non sapevo cosa stavo facendo, ero tutto di fretta, dovevo studiare quello e ho detto, vabbè, lo lancio perché mi fa sentire bene, nel senso mi fa sentire come che ho accomplished something, che ho raggiunto qualcosa in un certo senso, no? E lo scopo principale di questo progetto è far conoscere alle persone cosa significa amarsi se stessi, credere in se stessi e capire that we are good enough, che noi siamo abbastanza, non serve che cambiare per gli altri. Ok, puoi cambiare per te stesso, ma non serve cambiare per gli altri. Quindi, boh, ho lanciato il brand, poi tornando a casa dovevo studiare per la matura e tutto, quindi diciamo che I kind of failed it, but diciamo che l'ho messo da parte, no? Poi vabbè, c'è il Covid, la quarantena e tutto, quindi andata a quarantena ho detto, poi vabbè, è l'ultimo anno, devo mettermi lì, voglio passare con un bel voto. Mi sono messo solo, e la mia giornata erano, mi svegliavo, colazione, diatica di stanza, pranzo, studiare, cena e dormire. Quindi diciamo che era tutto monotono e ho messo da parte tutto quello che mi piaceva fare, nel senso Eleven l'ho messo da parte, far foto l'ho messo da parte, tutta la mia creatività l'ho messa da parte. Quindi mi sono detto, ok, va bene, adesso hai messo da parte, però appena finisci la maturità devi iniziare a vivere la tua vita e seguire i tuoi sogni, le tue passioni. Quindi, boh, finita la maturità, ero tutto carico, non vedo l'ora di iniziare la mia vita, finalmente lontano da un ambiente così tossico, da persone così tossiche, iniziare la mia vita e seguire le mie passioni. Però più ci provavo, quest'estate, a seguire le mie passioni, più mi sentivo. Avevo perso le mie certezze, non sapevo più cosa stavo facendo nella mia vita, cioè ero straperso, non avevo idea. Ero ogni giorno, ok, cosa lo faccio? Cosa faccio? Vado all'università, vado là, vado a Milano, mi trasferisco lì, vado a Londra, faccio quello, quell'altro, devo trovare lavoro. Tutte queste cose così. Era come se tipo Eleven fosse nato per aiutarmi in quel periodo e poi per andarsene, no? Però so che è un progetto che durerà per molto tempo perché io ci credo e so che ho fatto ancora poco, ma voglio dare molto di più di quello che ho fatto. Vita e maturità dove cioè, avevo bisogno di release the stress. Io invece di chillare ero tutto il giorno a pensare, ok, cosa faccio? Ok, devo cercare una maglia per Eleven che sia così, che non trovo nessun fornitore e non c'era, nessuno aveva il tessuto che volevo. Cioè, niente was working out, nel senso, no? Quest'estate è stata un'estate proprio ugh, difficile, nel senso che ho avuto diversi attacchi di panico, anzi, all'inizio dell'estate avevo ansia, non riuscivo a mangiare. Qualsiasi cosa che mangiavo dicevo no, non ho fame, oppure mangiavo pochissimo perché avevo ansia. E quest'ansia poi si è trasformata in attacchi di panico perché visto che vedevo che mi sentivo perso e non sentivo che c'era qualcuno vicino a me, in un certo senso che mi capisse, ho dovuto in qualche modo farlo vedere alle persone che stavo male, quindi avevo attacchi di panico. E vabbè, fatto sta che avevo attacchi di panico e tutto perché stavo realizzando, ok, inizia un nuovo capitolo della tua vita, non sei più con quelle persone, perché il fatto di essere abituato 3 anni ad essere sempre con queste persone ogni giorno della tua vita e non sei un bambino nel senso, sì, ok, però non è come le medie, no?
ai superiori è un altro conto, quindi il fatto che queste persone ti buttino giù per tutta la tua vita, ogni giorno della tua vita, no? È un po'... ci vuole un po' di tempo per capire, oh, non tutto il mondo è così, non tutte le persone sono così, c'è un mondo là fuori, no? Ho iniziato in my hometown, l'università, solo che, diciamo, appena ho iniziato l'università ero stracontento perché comunque avrei trovato persone a cui piaceva fare qualcosa che comunque rientrasse in quello che mi piace fare. Infatti ho conosciuto diverse persone, ma comunque, anche se mi divertivo e tutto, sentivo questo vuoto e non capivo cosa fosse. Mi sono dedicato di dire che durante l'estate ho cercato di nuovo di fit in with people e cercavo tipo, non so, di dire, boh, vabbè, Eleven non ha senso, la mia creatività non ha senso. Diciamo che sono un attimo tornato nelle mie vecchie abitudini, tipo di pensare negativo e tutto. 2 settimane fa tipo ero in auto, ero là, ma che cazzo sto facendo nella mia vita? Cioè, cosa sto facendo nella mia vita? Cioè, nel senso, io ho sempre paura tipo di, a una certa di essere felice facendo quello che mi piace, perché mi è sempre stato detto che io non valgo niente, che io non posso farlo, che io non ha senso farlo. Non avevo capito le mie potenzialità. Io riesco, sono una persona che riesce a vedere le potenzialità delle altre persone, ma non riesco a vedere le mie. Perché mi sottovaluto troppo, nel senso, riesco a capire le persone, però non riesco a capire me stesso e sto lavorando su sta cosa. Infatti cosa ho fatto è stato chiedere ad alcuni amici cosa ne pensavano di me, cosa mi vedevano dall'esterno, quello che io non riesco a vedere, perché riesco a vedere dall'esterno le altre persone e anche l'interno le altre persone, però riesco a vedere solo il mio interno e il risultato è che ho più pregi che difetti. Ero stupito da cosa ne pensavano my friends, and like that is insane, like ero tipo là, ah, quindi ti sottovaluti così tanto tu che pensavi che, non so, pensassero fossi così negativo e tutto. Ma ho realizzato che pensavo che pensassero questo perché? Perché io continuo a vedere il vecchio me e non il nuovo me, no? Quindi, you know, it was kind of hard, but now I'm working on it. And ho realizzato cos'è che ti rende veramente felice. E io ho pensato in mente nella mia vita dove sono proprio stato felice, che ho sentito qualcosa, proprio like un fuoco qua dentro, cioè proprio passione, ok? E questo era fare Eleven. Una notte mi è venuta in mente sta metafora assurda, che è, praticamente, like, immaginiamo una candela, ok? Con il fuoco, cioè candela accesa, no? E questa candela rappresenta la passione. E per tutta la mia vita ho sempre cercato di girare intorno a questa candela per evitare che qualsiasi persona spegnesse sta candela e quindi spegnesse la mia passione. Fino a quando quest'estate è come se mi fossi girato io e l'avessi spenta io, la candela. Cioè la mia passione, la passione, no? E quindi ho detto, ho bisogno di fare quello che mi rende felice, perché la vita è una. Almeno se sta cosa andrà, fallirà o qualsiasi cosa, almeno non avrò nessun rimpianto. Ora sono qui, non so esattamente cosa sto facendo, però so che posso aiutare le persone, che posso dare qualcosa e lo voglio fare. E sta cosa mi fa stare bene. Quindi quello che sto cercando di fare è creare una community in cui creda in questo progetto, in cui creda in me, in cui creda che si può avere un mondo migliore, che si può dare un impatto alle persone, che si può migliorare se stessi. Una community che creda in me e che creda che posso essere un portatore di voce per chi non può parlare per se stesso. In senso, per chi non può speak up for themselves. Quindi quello che voglio fare ora è creare un podcast dove diverse volte ci sono diversi ospiti, nel quale parlare di argomenti di cui la gente non vuole parlare. So, if you guys want to be part of the change, please like and share this video. Grazie mille per aver guardato questo video and see you soon.